Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 Corse. Io sono Emanuele. Ciao a tutti, sono Marco, siamo sempre noi, vero? Sì, siamo Siamo sempre noi, ormai ci speriamo conoscete. che siamo facce conosciute. Siamo quasi di casa. Siamo quasi di casa. Quasi di casa. Siamo dei VIPs, come si dice? Dei VIPs. Quello magari io no, però vabbè. Dei mini VIPs. Dei mini VIPs. Oggi, dopo il primo video in cui abbiamo spiegato un po' le differenze fra la MR03 con la nuovissima MR04, in cui abbiamo fatto un po' diciamo il unboxing e tutte le varie comunque riprese. Quali sono le motivazioni per la quale è meglio la Mini Z MR04 RVD rispetto alla Mini Z MR03 sempre RVD. Siamo uno scioglilingua, MR03 MR04. In questo video invece diciamo, spieghiamo un attimino il setup che abbiamo utilizzato per girare sulla nostra pista. Ribadiamo, sulla nostra pista, dopo non è un setup generale, sono alcuni alcuni consigli sicuramente sono generali, però dopo è ovvio che il setup migliore è da provare in base alla vostra pista, comunque alle condizioni in cui vi trovate, ecco. Diciamo che abbiamo voluto provare la MR04 secondo la categoria box stock del mondiale PNVC, quindi di PN, dove l'unica cosa che abbiamo cambiato rispetto al regolamento del mondiale sono sempre la questione delle gomme, perché appunto abbiamo utilizzato gomme marca. Esatto. Però adesso vi spieghiamo un po', a parte che poi vi facciamo vedere nel dettaglio che cosa abbiamo fatto. Poche cose, perché essendo una categoria box stock non si può cambiare molto, se non la T-plate, qualche piccolo intervento che abbiamo fatto. Però ci sembrava corretto provare questa macchina anche nella configurazione della categoria box top mondiale, perché abbiamo sempre usato la MR03 e volevamo appunto un confronto. Ci siamo resi conto che anche in questo caso, con tutto quello che abbiamo già detto nel video precedente, tutte le qualità di questa macchina si sono poi ritrovate in pista, quindi diciamo che è una macchina dove sicuramente ci sono delle notevoli migliorie, e in parte quelle che abbiamo già visto, quindi dal baricentro, dalla posizione del motore, il servo molto più veloce, l'ammortizzatore davanti che lavora in un certo modo, che non avete visto prima. Abbiamo messo la carrozzeria Jomurema rispetto al video precedente, che c'era la carrozzeria con la quale è arrivata appunto la nostra macchina, quindi questa Mini Z MR04 RVD. E adesso vi facciamo vedere nel dettaglio che cosa abbiamo fatto, e poi vedrete anche in sovraimpressione girare la macchina in pista, nella nostra pista, con la configurazione box stock. Esatto, esattamente. Adesso passiamo a una ripresa un po' più vicina e vi spieghiamo i dettagli. Voilà! Eccoci qua con la ripresa più vicino per farvi vedere un po' quello che abbiamo fatto. Innanzitutto vi chiediamo di iscrivervi al canale, quindi di accendere la campanella, di attivarla in modo tale che arrivino tutte le notifiche. Continuiamo a dirlo, vediamo che ci vedete appunto in molti, ma purtroppo molti non si iscrivono, quindi per noi è molto importante se riuscite a iscrivervi al canale. Detto questo, passiamo un pochino nel dettaglio. Allora, come l'abbiamo utilizzata? Vedrete a breve anche in sovraimpressione le immagini della macchina che gira in pista. Abbiamo deciso di montare la carrozzeria della Jomurema, quindi per questo vedete il puntale rosa, che sta anche bene in configurazione. Tra l'altro la MR04 mi piace molto il fatto che abbiano ripreso un po' retro questa parte di plastica grigia rispetto al nero. Vedete anche come lavora molto bene l'avantreno rispetto a prima, quindi anche il servo molto più veloce. E abbiamo deciso poi di utilizzare, come nella M03, quindi le gomme V5F30 davanti cianate sulla spalletta, marca, e le V1RR10 dietro, quindi cianate. Quindi l'offset, abbiamo sempre un offset 3 dietro, un offset 3 davanti, una macchina sicuramente molto bilanciata. Abbiamo deciso di inserire del grasso marca 30K all'interno dello stelo. In questo modo la macchina risulta meno salterellina, insomma tende a lavorare meglio l'avantreno. Tra l'altro guardate, poi lo vedrete, lavora molto bene anche l'avantreno e il posteriore, e quindi anche il rollino in beccheggio la macchina è molto più precisa. Abbiamo deciso di utilizzare, come per la 03, la stessa configurazione, una T-plate marca 5 in fibra di vetro, e questa per noi è stata sicuramente una configurazione ideale. Se già nella 03 lavorava molto bene, dobbiamo dire che nella 04 è nettamente migliorata, perché appunto la velocità del servo rispetto alla 03, il fatto di avere il baricentro più basso, il motore praticamente a pari, in piano,
rispetto invece alla 03 che è leggermente inclinato, rende la macchina sicuramente molto più precisa e sicuramente anche molto più veloce nell'ingresso in curva e nei cambi di direzione. È una macchina che lavora molto bene anche con l'ammortizzatore, soprattutto con il grasso, e lo potete vedere già nel video, è relativamente molto precisa e sia l'entrata che l'uscita di curva nettamente non solo precisa ma anche veloce. I tempi non si discostano tantissimo dalla 03, però sicuramente è una guida molto più stabile, questo nella costanza della gara sicuramente aiuta, quindi è una macchina sicuramente che noi consigliamo, è la degna sostituta della Mini Z MR03 RVD. Quindi vi lasciamo magari con i video della macchina che gira in pista, qualche V-roll che voi sapete di questa macchina, che è ancora un po' sporca di polvere, quindi l'abbiamo usata davvero, non era uno scherzo. In realtà, prima di salutarvi, anche se avevo già salutato, vi accenno un'altra piccola cosa. Naturalmente la macchina era già cuscinettata, quindi è già venduta con i cuscinetti. Però dei piccoli dettagli li potete trovare se vi abbonate a Patreon, che è quello che avevamo un po' parlato nel video che avete visto qualche giorno fa. Potete trovare delle piccole chicche che in realtà non troverete mai su YouTube. Quindi iscrivetevi e supportateci. Ciao a tutti!